Ciao ragazzi, in questo tutorial iniziamo a occuparci dal punto di vista analitico di un importante luogo geometrico, la parabola. Nel tutorial precedente abbiamo visto che intersecando una superficie conica rotonda con un piano formante con il suo asse un angolo beta uguale al semiangolo di apertura alfa della superficie stessa, si ottiene una parabola. Diamo ora la definizione analitica di parabola. La parabola è il luogo dei punti del piano equidistanti da una retta fissa, detta direttrice, e da un punto fisso, detto fuoco. Nel grafico mostrato qui a destra si può notare che, al variare della posizione del punto P sulla parabola, le distanze PF e PH, che sono rispettivamente le distanze del punto P dal fuoco e del punto P dalla direttrice, si mantengono sempre uguali fra loro. Vediamo ora con calma come si costruisce una parabola. Posizioniamo sul piano un punto F, detto fuoco, ed una retta D, detta direttrice. Tracciamo ora il segmento FH perpendicolare alla direttrice ed indichiamo con P il suo punto medio, cioè PF è uguale a PH. Muoviamo il punto P sul piano in modo che le distanze PF e PH rimangano sempre uguali fra loro. E facciamo la stessa cosa in modo simmetrico alla sinistra del punto F. Si ottiene così un luogo geometrico chiamato parabola ed il punto V equidistante dal fuoco F e dalla direttrice viene chiamato vertice della parabola. Dalla simulazione grafica si può notare che le distanze PF e PH rimangono sempre identiche fra loro. Inoltre si può notare che la parabola ha un asse di simmetria, passante per il vertice e per il fuoco. In quest'altra simulazione grafica si può invece notare come, al variare della distanza del fuoco dalla direttrice, si possano ottenere parabole con concavità più o meno accentuata, o, in linguaggio poco ortodosso, più o meno strette. Inoltre, si può notare che, quando il fuoco si trova sopra la direttrice, la parabola volge la concavità verso l'alto, cioè abbiamo una faccina allegra, mentre quando il fuoco si trova sotto la direttrice, la parabola volge la concavità verso il basso, come la bocca di una faccina triste. Utilizzando la definizione di parabola come luogo geometrico data in precedenza, vogliamo ora ottenere l'equazione della parabola. La procedura che ci porta al risultato desiderato richiede molti calcoli, ma concettualmente è molto semplice e richiede solamente 4 passaggi. Applicando la formula della distanza fra due punti, si trova la lunghezza del segmento PF. Applicando poi la formula della distanza di un punto da una retta, si trova la lunghezza del segmento PH. Successivamente si uguagliano le due distanze appena trovate e si arriva ad un'equazione semplificata. Utilizzando infine le formule della traslazione, si arriva al caso generale. Siamo dunque in grado di affermare che ogni equazione del tipo y uguale a x quadrato più bx più c con delta uguale a b quadrato meno 4ac rappresenta una parabola avente l'asse di simmetria parallelo all'asse delle ordinate e di equazione x uguale a meno b fratto 2a. Il vertice nel punto φ di coordinate meno b fratto 2a e meno delta fratto 4a, il fuoco nel punto F di coordinate meno b fratto 2a e 1 meno delta fratto 4a e la direttrice di equazione y uguale a meno 1 più delta fratto 4a. Analogamente, ogni equazione del tipo x uguale a y quadrato più by più c, con delta sempre uguale a b quadrato meno 4ac, rappresenta una parabola avente l'asse di simmetria parallelo all'asse delle ascisse e di equazione y uguale a meno b fratto 2a. Il vertice nel punto V di coordinate meno delta fratto 4a e meno b fratto 2a, il fuoco nel punto F di coordinate 1 meno delta fratto 4a e meno b fratto 2a, e la direttrice di equazione x uguale a meno 1 più delta fratto 4a. Confrontando le equazioni dei due tipi di parabola
della loro direttrice e degli assi di simmetria, si può notare che è stato effettuato solamente un cambio di variabili, cioè al posto della x c'è la y e al posto della y c'è la x nell'equazione, mentre confrontando le coordinate del vertice e del fuoco si può notare che anche le coordinate sono state invertite tra loro, cioè la scissa è diventata ordinata e l'ordinata è diventata la scissa. In questo e nei prossimi tutorial tratteremo sempre parabole ad asse di simmetria verticale. Nel prossimo video vedremo come si rappresenta graficamente una parabola sul piano cartesiano. Vi mostrerò infatti due tecniche di rappresentazione della parabola, una molto rapida, mentre l'altra molto più accurata. Vi aspetto. Ciao!